Vi dico la verità, non avrei mai pensato che sarebbe stata così difficile. Sono sempre stata una persona piuttosto solitaria, ma da quando ho deciso di intraprendere questo tipo di carriera, a volte la lontananza dalla normalità si fa così grande che mi chiedo se ho preso la decisione giusta. The world seems small. We can sit together. Meno di un anno fa ho deciso di cambiare un po' di cose nella mia vita. Ho lasciato un caldo e sicuro lavoro da dipendente e mi sono lanciata nell'avventura della libera professione. Quale professione non lo so bene ancora, ma la parola libera non mi dispiace per niente. A tutti voi che come me vi fate incantare dalle parole, ascoltate queste, che forse qualcuno avrebbe dovuto dirle a me poco più di un anno fa, prima di prendere qualsiasi decisione. Quando cambi vita non te lo dice nessuno, ma la prima cosa che cambia sono le relazioni. E quella che cambia in maniera più drastica e sconvolgente è quella che hai con te stessa. Prima era relativamente semplice. Alle 8:30 sei in ufficio, ci rimani fino alle 5 e poi sei libera. E così è più o meno per tutti. La maggior parte delle persone che frequentavo vive a questo ritmo. Era facile avere degli amici. Chiedetemi quante persone frequento adesso. Adesso io sono al mio stesso ufficio e non c'è un capo che controlla a che ora arrivo. Adesso la gestione del tempo non ha intermediari. Adesso io sono il mio capo. Ed è a questo punto che o la va o la spacca. La prima cosa quindi con cui devi imparare a fare i conti è il tempo. Tutti coloro che sanno cosa vuol dire creare, sanno anche cosa vuol dire distruggere. Ebbene, prima di tutto, bisogna distruggere lo schema che hai del tempo. Per esempio, devi dimenticarti il prima possibile che le ore di lavoro al giorno sono 8. Su via, è un numero troppo arbitrario per essere preso sul serio. Quando si tratta di creatività, non puoi certo pretendere di essere produttivo dalle alle, e può capitare che quando arriva l'ispirazione, le ore di lavoro diventano 14, 15 se non di più. Vale anche il contrario. Ci sono giorni in cui la passione non c'è e quello diventa allora il tempo del riposo. Non ci vedo nessuna vergogna nel non sapere esattamente quando arriverà il prossimo weekend. E se questo approccio vi sembra estremo, vorrei ricordare che alcuni di voi odiano determinati giorni della settimana e anche questa cosa non mi sembra molto sana. Quello che voglio dire è che piuttosto di forzarti in uno schema socialmente condiviso e riconosciuto solo perché tale, puoi ricercare lo spazio temporale più proficuo per te. In inglese lo chiamano effortless effort. Per capirci, sei su una barchetta lungo un fiume. Se remi in favore della corrente, a parità di sforzo, andrai decisamente più lontano rispetto a se remassi controcorrente. Stesso impiego di energie, due risultati molto diversi. Ma stai all'occhio, perché se per malaugurata sorte scopri che il tuo picco di produttività è la sera, ti sei appena giocato tutti gli aperitivi e le cene fuori, i momenti per eccellenza della socialità. E questo mi riporta direttamente alle relazioni. Il problema principale può sembrare quello di mantenere intatta la rete sociale. Ma no, quella si aggiusterà da sola mese dopo mese. Conviene invece concentrarsi sul rapporto che hai con te stessa. Vedete, quando sei il capo, l'impiegata, l'addetto alle vendite, quella che sta in officina, è molto facile lasciarsi ingannare e scambiare un piccolo intoppo per un ostacolo insormontabile. Perché la tua percezione della realtà è l'unica che hai 24 ore su 24 e scoccia ammetterlo, ma metà delle volte è fuorviante. Quando lavori per conto tuo, la cosa più urgente che devi imparare a fare è uscire dalla logica della punizione. E forse è anche la cosa più difficile, perché siamo stati tutti educati a suon di carota e bastone. Quando ti capita il fantomatico blocco dello scrittore, quando le strategie di comunicazione non funzionano come avevi sperato, quando i frutti raccolti non ripagano lo sforzo impiegato, quanto comodo sarebbe abbandonarsi all'autocommiserazione. Ci sono giorni no,
in cui metti in dubbio qualsiasi scelta presa ed è sorprendente come il povero, piccolo cervello diventi improvvisamente cieco di fronte invece a tutti i successi raggiunti fino a quel momento. Assolutamente controintuitivo, ma in quei giorni, ti prego, dormi. Non fare niente, non darti retta. Non sei così intelligente come credi e quando quei giorni arriveranno, non combattere contro te stesso. Vi suonerà sdolcinato, ma secondo me, sotto sotto, si tratta di amore. Sapete, credo che amare sia un atto di estremo coraggio, perché se scegli di amarti, scegli anche di perdonarti per tutte quelle volte in cui avresti voluto mandare tutto all'aria, e quella volta in cui hai dormito tutto il giorno senza combinar nulla di buono, e quella volta in cui potevi fare meglio eppure non ci sei riuscito. Ma vedete, solo chi viene perdonato trova l'energia per andare avanti, perché sa che può permettersi di sbagliare ancora. Se invece ti condanni per le tue mancanze, se ti flagelli, se le parole che rivolgi a te stesso sono di rimprovero, smetterai per sempre di rischiare perché avrai troppo timore della tua stessa critica. Non riuscirai più a sostenerla e smetterai di tentare. Quindi, per tirare due somme in croce, non credo sia veramente necessario stravolgere la propria esistenza per comprendere due semplici concetti come questi che vi ho appena raccontato. Ma per ora ho scoperto che io sono fatta così. Mi è servita la terapia d'urto per sentirmi libera di lavorare anche di notte e perdonarmi, per poi essere stanca di giorno. Due piccolissimi successi che sono quasi banali, potete pensare. Ed ecco il terzo consiglio. Non giudicatemi. Perché vedete, il giudizio è un'abitudine. E se giudicate gli altri, prima o poi finirete per giudicare anche voi stessi. E giorno dopo giorno costruirete la vostra gabbia. Fidatevi di chi ora sta facendo una gran fatica per rompere le sbarre. Forever free. Non so come proseguirà questa avventura, ma vedete, oggi sembra proprio uno di quei giorni in cui vale la pena tentare ancora. Mi rovinava la poesia.